Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Era da un po' di tempo che non facciamo un bel Q&A dove cercavo di rispondere alle vostre taglienti domande. Ho scelto un po' le migliori su Instagram e ripeto, se non siete ancora iscritti a Instagram andate a iscrivervi, se no vi perdete tutte queste belle cose. E soprattutto, dato che siete già qui pronti, caldissimi e attentissimi, vi ricordo di iscrivervi anche al canale YouTube, perché lo so che quando iniziate a guardare un po' i video vi escono fuori lo stesso, ma a me fa molto piacere se voi cliccate su questo bel tastino qui, iscriviti. Bene, e adesso possiamo partire con il Sir risponde. Fili Jordi chiede: cosa hai provato quando ti sei rialzato e hai visto la moto divisa in tre? Come al solito non siete sadici, non vi interessano queste cose, quindi partiamo proprio da questo. Molto semplicemente ero più dispiaciuto per il fatto che in quel momento avevo capito che il campionato era proprio definitivamente andato, più che per i danni e tutto il resto. Tanto l'ho sempre detto, in un certo senso siamo coperti, quindi che siano 1000 euro, 5000 euro, 10.000 euro, non è un particolare problema il fatto della distruzione totale della moto. Ovviamente non fa mai piacere, ma non è quello il primo pensiero. Il primo pensiero è che il campionato è andato, senza neanche essere in gara, perché ovviamente la KP4 è una moto ultra esclusiva e ne avevamo solo ed esclusivamente una, quindi fatta fuori quella i giochi sarebbero stati finiti. Ovviamente non vai mai a pensare che ti possa succedere una cosa del genere, anche perché fino a quel momento di danni durante la stagione ne avevamo fatti veramente pochissimi, sia con la moto vecchia 2018 sia con la moto nuova. Pensate che in quella curva maledetta io sono caduto nella mia carriera 2 sole volte, una con l'R6 agli inizi 2011 se non sbaglio, ed è finita al di là delle protezioni quando ancora non c'erano, e questa qui dove è successo quello che tutti voi sapete. E per favore, non chiedetemi sempre, o meglio qualcuno che ha un bel martello, se ci sono immagini esterne del botto. Ripeto, lo so che siete sadici, alcuni di voi, ma se le avessi avuti le avrei sicuramente messe le immagini. Se non le ho messe vuol dire che non ci sono. E proseguiamo con la fiera degli esperti. Luca Giovannetti 27, affermazioni di, non dirò il nome per non dargli visibilità, sull'HP4, scomode ma giuste. Devo farvi un piccolo recap su questo discorso qui. Ovviamente appena c'è stato il bordello dell'HP4, esperti, professoroni, Tizio, Caio e Sempronio, Pinco Pallino, i Valentino Rossi dei telai si sono messi ad argomentare sul fatto che il carbonio non è adatto, sul fatto che il carbonio è pericoloso, sul fatto che l'alluminio è molto meglio del carbonio. Opinioni condivisibili e non, ma quello che mi dà fastidio è che persone non mettono il sedere sulla moto e si basano su calcoli e su, come dire, situazioni che neanche hanno visto da vicino, commentano e postano con situazioni del tipo: se io avessi fatto quel telaio lì in carbonio, perché io sono io e gli altri non sono un cavolo, l'avrei fatto sicuramente meglio. Io voglio solo fare un piccolo appunto. Non ho neanche idea delle selezioni che servono per arrivare a essere un ingegnere in BMW, ok? Quindi questa persona, in poche parole, dice che questi ingegneri sono delle mezze pippe, che non sanno fare il loro lavoro, che quel telaio in carbonio lì non è assolutamente competitivo. Diciamo però che una moto che gira in 37 basso a Misano, quasi ai livelli della Superbike, mi sembra un po' azzardato dire che è una moto che non va bene e che non può essere competitiva, o anche pericolosa, perché io che ci ho messo il sedere sopra posso assicurare che
è una moto molto difficile da mettere a posto, ma dà sensazioni diverse, non che non dà sensazioni diverse che bisogna capire, e soprattutto ci vogliono chilometri per assimilare queste nuove sensazioni, però comunque è una moto che puoi portare tranquillamente al limite e portare al livello delle moto in alluminio, ovviamente con molte più difficoltà, ma è una moto competitiva. Comunque, per concludere, senza neanche voler andare troppo nel polemico, se ci sono questi ingegneri di BMW che prendono fior di migliaia di euro per creare queste moto incredibili, e invece dall'altra parte ci sono persone come al solito che invece che fare e mettersi sotto per creare un qualcosa di meglio, fanno post su Facebook nello scantinato di casa loro, la risposta è presto fatta. Ecco, adesso veniamo al succo del discorso. Marco Red 953 chiede: l'errore più grosso che tu abbia mai fatto a livello contrattuale con un team? E da qui deriva il titolo del Q&A. Visto che c'erano domande tutte molto simili, la racchiudo in questa. Ovviamente non dirò il nome del team perché non voglio rischiare denunce o altro. Ho girato una marea di team, ma ce n'è uno in particolare dove avevo aspettative incredibili, e tra parentesi appunto contrattualmente ci siamo solo stretti la mano praticamente perché non riuscivo neanche a pensare che ci potesse essere una situazione del genere. Mi sono fidato, e invece è stato l'anno dove veramente ho quasi finito di correre perché mi ero proprio stancato, cioè mi ero stancato del fatto di essere preso in giro e del fatto che su parole non è uscito nulla, cioè promesse su promesse, test invernali che si dovevano fare e colpe prima alla marca della motocicletta perché non consegnava le moto, e poi perché Trenitalia era in ritardo, e poi perché il bilico è stato rapito dagli alieni, cioè una cosa che non ci volevo credere. Il risultato è stato un anno veramente dove pensavo di spaccare tutto e di fare il salto di qualità, e invece è stato veramente un disastro. Badate bene che sto parlando dal 2009 al 2019, quindi di team ne ho girati una valanga. Sta a voi capire chi, come, perché, quando, ma secondo me non è quello che state pensando voi in questo momento, ve lo assicuro. Ed è anche per questo che secondo me il pilota non può fare tutto da solo, e avere un personaggio dietro, come per esempio per Marquez è stato Alzamora, che lo guidava dall'inizio della sua carriera quando era piccolissimo fino al mondiale, fa, non dico la differenza del manico, ma poco ci manca, perché queste stagioni di disastri totali e di infortuni minano molto la psicologia del pilota e rischiano veramente di far terminare la carriera. Comunque, per fortuna ne sono uscito, sono in una situazione stupenda adesso, quindi acqua passata. Federico Pasi chiede: a cosa serve la pellicola che c'è sulla visiera del casco? Allora, si chiamano tear-off, e sono semplicemente delle pellicole di plastica che quando si riempiono di schifezze quando si va in moto, perché in primavera immaginatevi tutto il mondo degli insetti esce allo scoperto, quindi a 300 all'ora si spiaccica da tutte le parti. Sul rettilineo si fa questo movimento, si toglie lo strap e hai sotto un altro strap, un altro tear-off con la visiera completamente pulita, ed è molto molto comodo. C'è da dire che io ne metto massimo uno in gara perché è veramente raro che ci sia una situazione dove veramente non riesci più a vedere. The Workness 86 mi chiede: quali sono i tuoi sponsor? I miei sponsor li puoi vedere perché sono sopra la mia tuta, le peccettine che vedete in giro sulle braccia, sulla moto e da tutte le parti. Quelli sono i miei sponsor, compresi ovviamente quelli tecnici, quindi Dainese, AGV e compagnia bella. Basso Davide chiede: se è vero che tolgono il bollo auto, ti prendi il BMW M2? No, il bollo auto non lo toglieranno mai, ma c'è una bellissima notizia, cioè quando ci sarà l'ufficialità ve lo dirò, ma da quello che è uscito fuori potremmo fare anche uno step più in alto dell'M2. Adesso vediamo, ovviamente appena ci saranno notizie vi farò sapere,
Zodi 105 Bucks chiede: ascolti musica nel pre-gara? Se sì, di che genere? Questa cosa fa un po' ridere perché nel pre-gara sono così teso che non faccio come il 99% dei piloti che si mette lì e mette tipo, non so, rock o dubstep o elettronica, che ascolto molto spesso, ma anzi io metto le musiche quelle molto soft che tranquillizzano, perché se inizio ad avere le musiche che caricano mi immagino io che entro la prima curva sportellata e mi sale il cuore a 10.000, quindi io ho bisogno dell'incontrario, cioè devo calmarmi, o non l'ascolto proprio e cerco semplicemente di focalizzarmi sull'obiettivo, oppure ascolto roba proprio chill house, tranquilla e basta. Lo so che è un po' strano, ma ognuno è fatto a modo suo. Gabriele Drago chiede: nel percorso che hai fatto per diventare il pilota che sei oggi, c'è qualcosa che cambieresti? No, sinceramente no. Se potessi mi toglierei 20 kg da dosso, che sono una bella mazzata quando si viaggia sul filo dei decimi. Quello è una cosa che cambierei. Per il resto no, come pilota personalmente. Anzi, mi è fatto venire in mente una cosa: certe volte stupisco me stesso dei tempi che vado a fare, e se stupisco me stesso dei tempi che vado a fare vuol dire che non credevo abbastanza in me stesso. Quindi certe volte bisogna, anche nei momenti un po' difficili, credere più in se stessi e pensare che quella cosa lì si può fare, perché appunto certe volte si parte molto dicendo oddio non ce la farò mai ad arrivare lì, così, e poi ci arrivi e dici cavolo, ma forse se l'avessi pensato più intensamente da prima e più convinto ci sarei arrivato prima. Quindi questa è l'unica roba che cambierei. Bene ragazzi, questo Sorrisponde parte 1 di settembre finisce qui. Se vi è piaciuto ricordatevi un bel like al video, iscriviti e come al solito gas, e ci vediamo al prossimo video /Sorrispondere.